Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Medium. Oggi è il 24 settembre e è un giorno molto speciale per entrambe le persone che saranno con me oggi. Innanzitutto, ovviamente, buon compleanno a Marco Ludovico che è qui con me. Grazie mille Marco. Serena. Buongiorno a tutti. E poi Marco, oggi è un giorno molto particolare anche per il nostro ospite. Innanzitutto lo ringraziamo per essere di nuovo qui con noi perché lo era già stato qualche mese fa. Abbiamo con noi Maurizio Bolognetti, segretario dei Radicali Lucani. Buongiorno Maurizio, benvenuto. Buongiorno a te Serena, buongiorno a Marco. A proposito, buon compleanno e onorato di aver ricevuto questo invito da parte vostra. Grazie. Grazie a te ovviamente Maurizio, perché siamo qua un po' per continuare il discorso che avevamo già fatto l'altra volta e, tra virgolette, purtroppo anche con un nuovo inizio per quanto ti riguarda. Allora, tu hai iniziato di nuovo lo sciopero della fame che avevi sospeso il 14 luglio e lo fai come sempre per una buona causa che adesso ci spiegherai. Tu hai scritto una lettera aperta al nostro presidente Mattarella con delle motivazioni molto importanti e oggi ovviamente ti chiediamo di spiegare appunto la motivazione di questa lettera e la motivazione per cui hai ripreso questo sciopero della fame. Ma avevo sospeso il 14 luglio perché avevo ricevuto una risposta interlocutoria dal Presidente della Commissione di Vigilanza Parlamentare sui servizi radiotelevisivi, perché sto rappresentando ormai da 19 mesi che in questo Paese si sta consumando su questa vicenda Covid-19, su questa emergenza sanitaria fattasi, per quanto mi riguarda e di tutta evidenza, emergenza democratica, un attentato ai diritti politici dei cittadini di questo Paese. Ahimè, nulla è cambiato da quel 14 luglio. Temo che nessuno abbia tenuto in considerazione le parole anche del Presidente della Commissione di Vigilanza sui servizi radiotelevisivi. Certo, il Presidente della Commissione di Vigilanza sui servizi radiotelevisivi, ho l'impressione che dopo avermi risposto non si sia impegnato granché per far sì che i cittadini di questo Paese, a iniziare dalla RAI, soprattutto dalla RAI perché la RAI è servizio pubblico, venissero messi in condizione di conoscere un po' di cose che in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, in questo anno e mezzo sono state spazzate via, censurate, rimosse. Ecco, tutto questo è intollerabile e ho provato a dire questo, anche questo al nostro Presidente della Repubblica, però so che Marco ha preparato un interessante video che ci proporrà tra poco. Ho sottolineato, ho voluto anche sottolineare al nostro Presidente che ha detto delle cose che non rispondono esattamente alla verità. Ora io, come ho scritto, non voglio arrivare ad affermare che il Presidente abbia volontariamente mentito al Paese. Però quello che mi sento di affermare, e quel che ho scritto, e quel nella lettera che ho indirizzato al Presidente Mattarella, è che il Presidente Mattarella ha diffuso, ecco, una pericolosa non verità. Sarà anche un gioco di parole. Il Presidente Mattarella, spero inconsapevolmente, per ignoranza, ignorante è colui che ignora, non è un'offesa. Probabilmente il Presidente Mattarella è stato male informato e quindi ha diffuso una non verità, ha diffuso una bugia. Vogliamo vedere quale, Marco? Scusami se ti rubo il lavoro. No, molto volentieri. Io un po' come si fa nella vendita pubblicitaria dei prodotti, vorrei farvi vedere un prima e un dopo, molto recenti anche, quindi un 25 aprile
del non lontano 2019 versus un presente sempre della stessa persona. Agevolo. La storia insegna che quando i popoli barattano la propria libertà in cambio di promesse di ordine e di tutela, gli avvenimenti prendono sempre una piega tragica e distruttiva. L'8 settembre del 1943 e gli eventi che ne seguirono rappresentarono per molti italiani la fine drammatica di una illusione, con la dissoluzione dello Stato, i morti, i feriti, le gravissime sconfitte militari. L'Italia era precipitata in una lenta e terribile agonia. Il re era fuggito a Brindisi, abbandonando Roma al suo destino. Le truppe germaniche avevano invaso il territorio nazionale, seminando ovunque terrore e morte. Ecco, quindi mi sembra che ancora il 25 aprile del 2019 ci fosse un'idea molto chiara, molto precisa di cosa, di quanto contasse realmente la libertà e di cosa poteva implicare la perdita di questa libertà. Come tutti i principi e gli ideali, ovviamente non cambiano nel tempo, rimangono forti nel cuore, e quindi andiamo a vedere come sono stati declinati invece quest'anno. Non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione, perché quella invocazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute altrui e in qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui. Chi pretende di non vaccinarsi, naturalmente con l'eccezione di coloro che non possono farlo per motivi di salute, ma chi pretende di non vaccinarsi e comunque di svolgere vita normale, frequentando luoghi condivisi, di lavoro, di intrattenimento, di svago, in realtà costringe tutti gli altri a limitare la propria libertà, a rinunziare a prospettive di normalità di vita, a quella che poc'anzi il ministro Messa chiamava la possibilità di impadronirsi, di recuperare in pieno luoghi, modi, tempi di vita. Ma io vorrei pensare soprattutto alla stragrande parte dei nostri concittadini che invece con grande senso di responsabilità hanno adottato scelte e comportamenti responsabili, appunto. Ma non posso non dire una parola sui fenomeni, sull'espressione di violenza, di minacce che affiorano in questo periodo contro medici, contro scienziati, contro giornalisti, contro persone delle istituzioni. Sono fenomeni allarmanti e gravi che vanno contrastati con fermezza. La violenza, la minaccia di violenza va anche contrastata e sanzionata con doveroso rigore per tutelare coloro che la stragrande maggioranza dei nostri concittadini ha adottato comportamenti responsabili, avvertendo il comune dovere di solidarietà. Questa capacità dei nostri concittadini, che meritano apprezzamento costante nella stragrande maggioranza della composizione del nostro Paese, ha consentito ripresa. Gli atenei riprendono in presenza, le scuole riaprono e contiamo che riaprano in regolare condizione. L'economia è ripartita. Oggi il Governo ha fatto presente che i dati della ripresa economica sono di straordinario carattere positivo. Tutto questo è stato possibile, tutto questo è possibile e sarà sempre più sviluppato perché contrastiamo la pandemia con comportamenti responsabili, con la vaccinazione, con comportamenti di prudenza che non contrastano con la normalità della vita. Questo è quello che fa la stragrande maggioranza dei nostri concittadini e nei loro confronti desidero esprimere apprezzamento, riconoscenza e ammirazione per il senso di responsabilità. Beh, direi, se mi permettete, un grandissimo esempio di coerenza. Allora io chiedo in primis a Maurizio, ma poi anche a Marco ovviamente,
com'è possibile che ci sia questa mancanza di mantenimento degli stessi valori in questa situazione? Ma io, guarda, calma. Non so Il da sangue dove- freddo! Calma. Siamo rimasti tutti nella stessa maniera. Calma. Non so da dove iniziare, ma ci provo. Intanto a me verrebbe voglia di dire al presidente Mattarella che farebbe bene a preoccuparsi il signor Presidente della Repubblica. Certo, io non pretendo che il Presidente della Repubblica condivida questa mia analisi, per carità. Farebbe bene a preoccuparsi il signor Presidente della Repubblica di uno Stato che, insisto, e non da oggi, e non solo in questi 2 anni epidemico-pandemici di una pandemia anche di antidemocrazia, di antistato di diritto, ben rappresentata dall'intervento del signor Presidente della Repubblica. Signor Presidente della Repubblica, che è garante del dettato costituzionale, ho l'impressione che si sia preoccupato davvero poco in questi 7 anni del fatto che il nostro paese era, è e resta uno Stato criminale sul piano tecnico-giuridico. Intendo dire uno Stato che non rispetta la sua propria legalità, che non rispetta quella Costituzione di cui il signor Presidente della Repubblica è garante e non arbitro. È così. Spesso si dice che il Presidente è arbitro. Sarà che giochiamo una partita truccata che va avanti, ormai nemmeno ricordo da quanto tempo. E quindi forse per questo evocano la figura dell'arbitro. Magari a questo punto potremmo evocare anche qualcun altro, e mi taccio per evitare, non voglio offrire assist per eventuali accuse di vilipendio. Il prossimo step sarà l'introduzione del VAR. Introdurranno il VAR. Lo hai sentito? Lo hai sentito? Vogliamo ripercorrere? Ha parlato di cittadini che pretendono di portare avanti una vita normale. Ma è inquietante, pretendono di portare avanti, ma non vorrei soffermarmi un attimino su quel passaggio in cui lui dice che c'è stata violenza, minacce nei confronti di giornalisti, politici, istituzioni. Allora, signor Presidente della Repubblica, come si dice a Roma, lei del resto abita lì, nel colle più alto, il Quirinale, famo a capisse. Probabilmente ci saranno state anche, anzi sicuramente ci saranno anche delle teste di rapa. Io la violenza in qualsiasi forma ovviamente la condanno, però signor Presidente, avessimo sentito una parola provenire dal Colle rispetto a una informazione che nella quasi totalità dei casi, tranne le eccezioni da voi per esempio ottimamente testimoniate in questo momento, è stata un'informazione violenta, insisto, che sta inoculando odio. Qui c'è una quotidiana opera di squadrismo che viene compiuta da buona parte di una stampa che è totalmente asservita a una narrazione di regime. Probabilmente, Serena, Marco, avrete assistito, io con grande affranto, devo dirvelo, ma un caso recente che mi viene in mente in questo momento, perché me ne sono occupato, perché non mi capacitavo, una giovane donna di 28 anni perde la vita durante il parto, adesso non so, muore di Covid, non era vaccinata, non lo so, non mi importa. E che cosa hanno fatto i grandi giornali? Che cosa ha fatto il Corriere della Sera? Cosa ha fatto Repubblica? Cosa hanno fatto un po' tutti? Hanno sbattuto il mostro in prima pagina. E perché era un mostro, la povera Palma, si chiamava così, questa 28enne deceduta? Era un mostro perché non si era vaccinata. E quindi, e questi con la bava alla bocca, quasi felici alcuni giornalisti, perché io non so interpretarli diversamente. Certi articoli, certi titoli sparati, la foto di questa donna che per giorni ha continuato a girare e rimarrà per sempre abbinata a quei titoli infami, a quella violenza infame, qualcosa di indegno. E il Presidente della Repubblica dov'era? E quando il marito prova a dire: ma
Secondo me, io poi non so se sia vero o meno, certo questo è un paese dove ogni tanto qualche caso di malasanità, anche prima del Covid c'era, qualche cosa che non funzionava perché l'avevano asfaltata. A proposito, signor Presidente della Repubblica, lei non ha detto niente sul fatto, sulle condizioni in cui versa il nostro Servizio Sanitario Nazionale, vero? Quella non è una preoccupazione. Lei non ha detto niente sulla vigile attesa della tachipirina che probabilmente hanno ammazzato decine di migliaia di persone. A lei non importa di avere un po' di verità e di chiarezza su quei dati dell'Istituto Superiore di Sanità che continua a dirci che nella stragrande maggioranza dei decessi attribuiti al SARS-CoV-2 i deceduti avevano 4 patologie gravi pregresse, 2 patologie gravi pregresse, una patologia grave pregressa. Sto dicendo che non esiste il Covid. Io attraverso Movimento Roosevelt TV, grazie a voi, mi sto rivolgendo al Presidente della Repubblica e spero che gli arrivi questo messaggio. Ecco, lui invoca la non libertà e noi non siamo liberi di non farci inoculare. Sieri, chiunque, io, tu, Marco, chi ci ascolta, non abbiamo il diritto di dire no, io no, perché questi sono sieri autorizzati a condizioni in emergenza su cui ancora io insisto, dite che non è sperimentale, lo è, siete bugiardi. Presidente, qui la violenza è questa, il numero di bugie che continuano a diffondere a reti unificate. Faccio un altro esempio. Allora, io non voglio entrare nel merito dell'efficacia o meno dell'invermectina e di altri farmaci, ma come si fa ad affermare e a far dire alla Capua, ad altri, il Corriere, la Repubblica, quale Repubblica? Quella che è morta, la Costituzione che è morta, la libertà che non c'è, l'antistato di diritto che monta, Presidente della Repubblica. State continuando a dire che l'ivermectina è solo per uso veterinario. Siete dei bugiardi! Non è vero, ma capperi! Ma non leggete nemmeno la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, non sapete nemmeno un po' di storia della medicina e continuano costantemente a mentire e continuano a cercare i morti e continuano a diffondere un'informazione che ha una sola finalità: inoculare paura. Fossi al posto del Presidente della Repubblica, io di questo me ne preoccuperei, mi preoccuperei del fatto che ci sono cittadini che vengono trattati da cittadini di serie B, mi preoccuperei di quello che sta accadendo in alcune scuole della Repubblica. Non farò i nomi, non farò i cognomi, ma vi assicuro che sono in grado di documentarlo perché ho registrato tutto. Eh sì, sono un po' così, ho questo vizio che quando le cose sono importanti preferisco tutelarmi, quindi quando parlo registro. Può succedere che apre la scuola e in una scuola della Repubblica a dei ragazzi che non erano obbligati, parlo di scuola superiore, a vaccinarsi, in Basilicata, si presentino all'ingresso e i collaboratori scolastici gli chiedono: ma tu sei vaccinato? È uno. Poi entrano in classe e l'insegnante, che veramente a questo punto non so cosa insegni, dice come se fosse la cosa più normale del mondo: quelli che sono vaccinati tolgono la mascherina, quelli che non sono vaccinati tengono la mascherina. A parte il fatto, verrebbe da dire, e poi Marco scusami mi taccio davvero, ma signor Presidente, ma lei non è stato raggiunto da una notizia che ormai gli stessi virologi a gettone di regime, di questo regime, non osano più negare? Certo si arrampicano sugli specchi: se ti vaccini puoi infettare, se ti vaccini puoi ammalarti, e a giudicare dall'ultimo bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità, per come lo leggo io, nelle due classi di età, quelle dove sono morte la maggior parte delle persone, magari grazie anche alla vigile attesa e alla tachipirina e a queste sciocchezze qui, a questo essere scellerati di chi ha governato questa vicenda, e continuano a essere scellerati, nelle due classi di età a maggior rischio, se guardo i dati, a me sembra che si muoia anche da vaccinati, che si finisca in terapia intensiva anche da vaccinati, e quindi scusatemi, che cosa
cavolo stiamo parlando? Vabbè, tanto il 25 aprile quello è diventato un simulacro, la Repubblica, la festa della Repubblica è diventato un simulacro, il presidente Mattarella evidentemente ha dimenticato che lui è il garante del dettato costituzionale. Ecco, Presidente, vuole parlarci finalmente della violenza che viene esercitata ogni giorno nei confronti dei cittadini di questo paese, ed è violenza anche il cancellare voci eretiche, eterodosse. Muto. Maurizio, tu hai, come sempre, ovviamente vai a toccare dei punti molto, molto interessanti. Tu infatti punti molto sul discorso della verità, che è quello che ovviamente hai chiesto anche in questa lettera aperta al presidente Mattarella. Io spesso e volentieri utilizzo una frase che a me sta particolarmente cara e che è: la verità non è un'opinione. Spesso e volentieri si pensa che la verità sia quello che mi fa comodo, cioè quello che piace a me è vero, quello che non mi piace non è vero. E quindi io affermo che la verità è ciò che mi piace. In realtà ciò che mi piace e ciò che non mi piace non significa che sia vero, né per me né per tutti gli altri. Marco, vuoi aggiungere qualcosa a quello che ha detto Maurizio? Sì, sì, vorrei, oltre che aggiungere, poi rimarcare molti aspetti sacrosanti che ha toccato. In primis, vedere anche, per esempio, sull'informazione, probabilmente proprio come diceva Maurizio, c'è una ignoranza, quindi si ignora il fatto, per esempio, che quell'accusa fatta ai cittadini violenti che insultano, forse si è dimenticato il nostro presidente, o forse non gliel'hanno comunicato, quindi noi che vogliamo fare un ottimo servizio e aiutare il nostro presidente della Repubblica, che è il presidente di tutti noi, a ricordare che, per esempio, non furono i cittadini a dare dei sorci alle persone non vaccinate che sarebbero rimaste chiuse in casa e offrendosi di fare una colletta per prendergli un abbonamento a Netflix. Io, per esempio, non essendo, ahimè, detentore di questo sacro certificato, attualmente mi trovo con l'impossibilità di percorrere quei fatidici 5 metri di corridoio che separano me dal mio bimbo che è all'asilo, e non posso andare a prendere mio figlio. Quindi vorrei chiedere al presidente Mattarella, quando mio figlio di 4 anni, 5 anni mi dovesse chiedere: papà, perché non mi vieni a prendere all'asilo? Perché non mi porti all'asilo? Io cosa devo rispondergli? Che sono una sorta di subumano? Che sono un qualcosa di pericoloso, che attenta alla mia vita e anche a quella degli altri? E vorrei sempre chiedere, questo come lo possiamo interpretare? Con costituzionalisti o pseudotali che di giorno in giorno se ne escono con le notizie più fantasiose, tipo negare le cure è costituzionale. Marco, perdonami se ti interrompo un attimo. Vogliamo far vedere anche come si chiama la testata giornalistica? La verità. La verità. Però negare le cure è costituzionale. Beh, si stanno distinguendo. Questo no, qui fortunatamente, tra virgolette, lo hanno fatto, gli hanno fatto un articolo, ma per far capire dove siamo arrivati, perché la verità, devo dire, almeno secondo me, è uno dei pochi quotidiani che ha mantenuto un minimo di baricentro, perché dalle altre parti veramente si è sprofondati nei più profondi oblii. Ecco, io vorrei capire uno che si definisce costituzionalista, dove di preciso ha trovato scritto che in una Costituzione come la nostra, che prevede l'assistenza sanitaria universale, che paghiamo, senza se e senza ma, dove come ha potuto anche solo ipotizzare che potesse essere costituzionale negare le cure
a una persona che non è vaccinata. Ma allo stesso tempo vorrei fare altri 2 richiami. Uno, far vedere quando invece le persone delle istituzioni si ricordano davvero quali sono i diritti e cosa c'è scritto sulla Costituzione. E quindi vi vorrei agevolare un intervento dell'implacabile Orfini, che giustamente dice: vedo che alcuni chiedono perché non è previsto il Green Pass per entrare in aula. È uno dei tanti argomenti a cui ovviamente si è risposto da settimane, ma che per propaganda, quella propaganda, continua ad essere ripetuto. È molto semplice, perché il diritto di un parlamentare di entrare in un'aula è sancito dalla Costituzione e non può essere limitato. Quindi non possiamo renderlo obbligatorio per l'aula. Evidentemente invece si capisce che il diritto di andare a prendere mio figlio minore a scuola non sia altrettanto costituzionale come quello di accedere alla sanità pubblica. E quindi qui va interpretata bene la Costituzione. E a chiudere, proprio a riprova di quello che diceva Maurizio, vorrei giusto in pochi minuti anche qui agevolare, mandando una brevissima pillola che andò in onda su Porta a Porta, perché ancora adesso, nonostante il coronavirus abbia una percentuale di guariti pari al 99,9% della popolazione, si continua, salvo rarissime eccezioni, a dire che non esiste una cura. Quindi, passatemi il termine, questi 99,9 di guariti sono guariti tutti con una gran botta di culo, perché non esistendo una cura hanno avuto veramente, di solito non uso questi termini, ma non mi veniva termine migliore per rendere il concetto. E vorrei far sentire cosa diceva su Porta a Porta, quindi non su MRTV. Qui ci troviamo esattamente al 26 novembre del 2020, quindi era passato 6-8 mesi dall'inizio del tutto, e ad oggi da questa intervista è passato quasi un altro anno. Vi farei sentire questo pericolosissimo Novax, evidentemente, giudicate voi. Trattiamo questo virus SARS-CoV-2 come se fosse un virus delle alte vie respiratorie qualsiasi. Se voi guardate, non ci sono indicazioni che riguardano i primi 7 giorni. Ed invece sono importantissimi. E invece sono importantissimi e noi riceviamo continuamente telefonate. All'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri si è messo a punto il primo dettagliato protocollo per curare in casa il Covid-19 fin dal primo sintomo. Non ancora uno studio controllato, ma sostenuto da ottime evidenze scientifiche. Terapia si comincia subito. La persona che ha uno di questi disturbi, tosse, mal di gola, mal di testa, perdita di olfatto, febbre, perdita di gusto, qualunque di questi disturbi, deve telefonare al suo medico. Si fa l'aspirina se non ci sono controindicazioni e poi c'è qualcuno che ha dolori muscolari, dolori articolari. Allora qui diamo nimesulide, che tutti conoscono come Aulin. Quindi si agisce sull'infiammazione. Si agisce sull'infiammazione e anche sulla successiva reazione immunologica. E poi si fanno gli esami di laboratorio. Se gli esami di laboratorio sono normali, si va avanti così per 7 giorni. Nel frattempo arriva il tampone sarà positivo e dimostrare un'attivazione dell'infiammazione, certi segni di attivazione del sistema immune, segni di attivazione della coagulazione oppure alterazione dei globuli bianchi. A quel punto lì si passa a cortisone e eparina. La trombosi è certamente un problema. Alle prime difficoltà respiratorie e alla prima caduta della saturazione di ossigeno facciamo una radiografia del torace a casa o un'ecografia del torace a casa. Quindi nella maggior parte dei casi, secondo lei, professore, si potrebbe evitare anche il ricovero? Secondo noi sì, se le cose poi dovessero peggiorare, si porta in ospedale un malato che però non è stato 10 giorni senza far niente. Il vero problema è quando arrivano in rianimazione pazienti che sono stati a casa 15 giorni a aspettare il tampone, aspettare il medico, facendo la tachipirina, allora lì arrivano dei pazienti davvero difficili da curare, allora lì si rischia. Ecco, quindi a scanso di equivoci, questo ovviamente scherzavo, non è un pericolosissimo Novax, ma è uno dei più grandi esperti e professionisti che abbiamo in Italia.
l'istituto è l'Istituto Mario Negri, quindi uno degli istituti anche qui migliori di cui possiamo vantarci. Questa teoricamente sarebbe propaganda, e chiudo, invece questa è l'istituzione che se ti vaccini ti regala 1 chilo di pasta di Gragnano. Buona. Quindi definite voi qual è la propaganda e quale invece sia la corretta informazione istituzionale. Mi taccio perché sennò potrei andare avanti anche troppo, diciamo. Oh, bene, Maurizio, cosa vuoi aggiungere a tutto questo? Ovviamente so che tu di cose ne avresti... Intanto grande Marco, perfetto, insomma, le pillole scelte con cura. Boh. Presidente, il nostro Marco le ha proposto un Remuzzi da ascoltare con attenzione. A questo punto possiamo forse andarci un po' giù, un po' più duro. Secondo me il Presidente della Repubblica dovrebbe prendere atto che un po' di persone in questo paese, perché io sono stato buono prima, perché errore all'inizio, ma poi, come si dice, sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Io credo che anche oltre quel novembre del 2020 che ci hai offerto poco fa, forse anche adesso funzionano un po' così le cose, sicuramente da qualche parte. E allora la domanda è, signor Presidente, vuol prendere atto che probabilmente qualche decina di migliaia di persone sono state ammazzate? Qui dobbiamo forse iniziare a utilizzare qualche ipotesi di reato tipo omicidio plurimo colposo. E chi sono gli eventuali responsabili di questo omicidio plurimo colposo, di questa strage degli innocenti, magari di tanti anziani? Perché giustamente che cosa fai? Ci avete rotto le scatole, avevate detto che era un virus aggressivo e magari lo è veramente, poi che fate? Scusatemi se uso il dialetto partenopeo, magari un ex presidente emerito della Repubblica, però mi capisce, napolitano, statta a casa. Dice, no, aspetta. E appunto, dice bene Renzi, descrive esattamente quello che è successo e temo ancora accada. E poi ci hai fatto vedere, Marco, quello che era un costituzionalista, Cerotto, ho letto bene, neghiamo le cure, accompagnato dal coro dei bassetti, non ti vaccini, quelli che non si vaccinano non devono pagarsi le cure, non li curiamo, li frustiamo. E se poi casomai non ti sei vaccinato e finisci in ospedale, ma l'avete visto il video di Bassetti che sembra Torquemada, quel poveraccio che sta lì allettato, che sembra un luogo di tortura quell'ospedale. Adesso vi faccio sentire. Mamma, che paura! Ma io ci credo che ci sono dei cittadini, ho letto qualche tempo fa che in un ospedale siciliano 2 cittadini che sono scappati dall'ospedale, ma se gli proponete sta roba tutti i giorni, uno con che stato d'animo ci entra in un ospedale della Repubblica, che poi diciamocelo, Presidente, insisto, scusami Marco, scusami Serena, guardate che voi l'avete asfaltato il Servizio Sanitario Nazionale. Io insisto, su Quotidiano Sanità nel 2019 dei medici raccontavano che il Servizio Sanitario Nazionale finiva gambe all'aria per una banale influenza, andava in tilt per una banale influenza, e che dopo 4 anni, nel 2015, avevate approvato un DM che collocava il nostro paese agli ultimi posti in Europa nel rapporto posti-letto cittadini. Ma dopo 4 anni, nel 2019, 2015, 2019, quei medici raccontavano che anche quel DM che ci collocava agli ultimi posti in Europa non era stato rispettato. Noi siamo un paese così e il Presidente della Repubblica si preoccupa perché c'è qualche cattivone di cittadino che, non essendo convinto, oppure avendo studiato, essendosi formato altre convinzioni, avendo letto e magari volendo confrontarsi con qualche altro cittadino, osa addirittura protestare. No, adesso Marco ti lancio io un assist, mi interessa sapere cosa ne pensi. Ma
hai visto che hanno proposto sta roba che adesso, dopo 19 mesi di squadrismo, di Mattarello, scusatemi, no, non mi è scappato, giuro. Però a volte nomen omen, e non aggiungo altro. Dopo 19 mesi di squadrismo, adesso hanno detto che bisogna avere l'autorizzazione. Sai che ti dico, Marco, voglio sapere cosa ne pensi tu. A me sta cosa puzza un po'. Ho l'impressione che vogliano definitivamente blindarsi per evitare qualsiasi possibilità che qualche voce eretica, tipo il mio amico Pietro Caravelli, possa venire fuori. Tra l'altro Caravelli, che io tra poco l'ho intervisto, ma che è stato messo nella condizione di non poter parlare, tant'è che se n'è stato in silenzio, ha detto io sul Covid non parlo più, e tra poco sarà processato dall'ospedale in cui lavora, rischia una sospensione di 6 mesi perché ha accettato di confrontarsi con i cittadini e di dire quel che pensa della vicenda Covid dall'alto della sua scienza, non essendo dogmatico. Il problema è magari è questo, che Caravelli non ha dogmi, ma è un infettivologo, che il dottor Gert van de Bosch, poveraccio, sta sempre lì, disperato, che vuole dire qualcosa, che lancia moniti, però chiaro, non lo facciamo sentire. E poi figuriamoci tutti gli altri, non facciamo sentire nessuno. Secondo me si stanno... Del resto siamo in un momento dove i medici che provano a curare i pazienti vengono radiati, quindi non è che faccio una piega nella logica in cui siamo finiti. Vi faccio una proposta, visto che tanto ci siamo fatti tanto male questa mattina, ce ne facciamo un ultimo. Ormai tanto ci siamo fatti male, facciamoci male. Vabbè, vi faccio sentire questo personaggio, ma vi inviterei soprattutto a sentire, oltre a quello che dice, anche proprio il pathos che ci mette. Adagio adagio, il Green Pass segue la passione della gente. Adagio adagio lo si estende e la gente si convince perché va a lavorare a paura, perché a scuola a paura. E allora il Green Pass segue la passione della gente. Adagio adagio, il Green Pass segue la passione della gente. Che Marco, basta leggere la gente si adegua a paura, Ma che bello! Che paura! C'è Marco, entusiasmo. Cioè, basta vedere il nome, penso, della trasmissione, il teatro della politica. Il teatro dell'assurdo proprio. Quindi da questo è... Quello è il canale che ce l'ha agevolato. Penso che fosse un di martedì questo, dal buon... non mi ricordo neanche come si chiama il conduttore, non lo voglio ricordare. Ma ho capito bene, o potremmo rischiare di trovarcelo come successore di Mattarella? No, io me ne vado. Espatriamo? In Costa Rica che non c'è manco l'estradizione, se non sbaglio. Sì, dobbiamo espatriare. No, ma la paura come strumento di governo, uno Stato che ricatta i suoi cittadini, e ormai è diventato normale, per loro è normale andare in televisione a dire sì, voi sapete che lo sappiamo che questa non è una misura di carattere sanitario, la stiamo usando per ricattarvi. Ti sei lamentato, allora mandiamo il Presidente della Repubblica, andrete unificati a dire che sei uno stronzo e che come ti permetti di lamentarti? Accetta il ricatto e zitto, pecorone che non sei altro, altrimenti la vita te la rendiamo un inferno. E se ci va, visto che poi qua stanno iniziando a venire fuori delle cose delle quali abbiamo fatto bene a preoccuparci, ma sto stato d'emergenza quando finisce? Addirittura qualcuno arriva a ipotizzare che finisce, ma visto che c'è la nuova variante, inizi un altro stato d'emergenza, perché quello era sulla variante alfa, poi c'è lo stato d'emergenza di 2 anni sulla variante delta, poi non so a quante immagino che ce ne saranno altre, perché se ha ragione il virologo che non fanno parlare, la campagna di vaccinazione di massa per meccanismi che hanno un fondamento serio dal punto di vista scientifico, mica come le stronzate, lo so che non si può dire, però io spero che voi siate politicamente scorretti come me, e allora quello lì non può parlare. Però qualcuno dice che proprio la campagna di vaccinazione di massa, tra l'altro, visto che è quasi impossibile poter ipotizzare che di vaccinare
8 miliardi di persone tutti assieme, che innesca, favorisce le cosiddette varianti. Insomma, incrociamo le dita, perché qua ci rischiamo. Poi mi diano del complottista, fate come volete, però uomo avvisato, mezzo salvato. Qua rischiamo di sciropparci un'altra decina d'anni di stato di emergenza e magari di istituzionalizzare il Green Pass. In Cina, speriamo di non arrivare alla Cina, ogni cittadino quando nasce c'ha 1000 punti. Butti una carta a terra, perdi 10 punti. Non ti vaccini, ne perdi 990 e te stai a casa. Potremmo fare così anche in Italia. Bisogna stare attenti perché abbiamo sfondato delle porte che avremmo dovuto tenere chiuse a doppia mandata. Siamo su una china molto scivolosa, è del tutto evidente che siamo in piena svolta autoritaria sicuramente in materia di politiche sanitarie. Ma la domanda è, ma voi siete sicuri che è solo in materia di politiche sanitarie? Ma poi solo. È una svolta autoritaria, punto. Qui c'è una cappa sulla vita delle persone, uno stato etico, pervasivo, che tra poco veramente entrerà, anzi già l'hanno fatto tutto sommato, entrerà anche nei vostri letti. Io non ce la faccio a sopportare tutto questo senza reagire, senza agire, senza esercitare una necessaria resistenza, perché come ci ha fatto capire ottimamente Marco, guardate, qua sono in ballo, sono in gioco le nostre libertà, i nostri diritti. La Costituzione verrebbe da dire, ma tanto questi si sono trovati pure i costituzionalisti, con il dovuto rispetto. Io, se posso, sono piccolo così, rispetto alla Corte Costituzionale sono niente. Ma come avete fatto a dire che un anno di DPCM si può fare? Un anno di DPCM in cui è stato esautorato il Parlamento, il Senato e la stessa Presidenza della Repubblica. E tutti zitti, adesso c'è pure il timbro della Corte Costituzionale, quindi possiamo ricominciare. E si sono trovati i costituzionalisti che ormai avallano qualsiasi cosa. Il Green Pass si può fare, gli arresti domiciliari si può fare, si può fare tutto. Io infatti, Maurizio, rispondevo a quel costituzionalista in un mio tweet con una battuta dicendo: scusi buon uomo, mi porto avanti, le chiedo in anticipo, a fucilazione come si è ammessi? Lei dice che è costituzionale, perché almeno sa, mi prendo un giubbottino, qualcosa, antiproiettile, cioè, giusto per sapere, perché visto che ormai, proprio come dicevi tu, sembra che la Costituzione praticamente preveda qualsiasi cosa, me lo faccia sapere in anticipo, che così almeno mi cerco di proteggere un minimo. Noi oggi abbiamo cercato ovviamente di dare anche un taglio un po' più leggero e scherzoso, ironico a questa situazione, che però appunto è veramente molto importante. Maurizio ovviamente, se è arrivato a ricominciare uno sciopero della fame, non è per giocare. Marco, hai visto quel titolo del Corriere della Sera? Tu hai detto fucilazione, no? Ma ci siamo, Sì, sono state rievocate le cannonate, le fucilazioni. Del Corriere in cui parlava dei carabinieri, dei militari e dei poliziotti non vaccinati, che non sono pochi tra l'altro, e il taglio era praticamente che uno gli veniva voglia di dire: beh, visto che fate questi titoli, visto che la raccontate così, com'è che non avete proposto di fucilarli? Dei traditori della patria, poi sono dei militari, dei carabinieri, dei poliziotti, fuciliamoli. Sì, no, infatti è per quello che dicevo, cioè, qui veramente... Abbiamo perso Marco. Marco, ci sei? Eccolo, Sì, sei, Marco? Avevo solo un rumore dei muratori, quindi mi sono tolto involontariamente. Bello quindi, no.
Beh, intanto Marco sta... Marco, però te ne sei andato di nuovo, in quindi realtà vabbè. abbiamo scoperto che fa delle cose Finché strane. torna Marco, Maurizio, io volevo fare due riflessioni su quello che avete detto prima e poi vi lascio ovviamente di nuovo a questo dialogo bellissimo che stavate facendo. Io vorrei riflettere su due cose. Allora, uno, è anticostituzionale, cioè è costituzionale non dare le cure a chi non si vaccina. Allora, dall'altra parte c'è anche chi dice, io li butto lì solo come spunti di riflessione. C'è anche chi dice, ok, però se tu hai degli effetti avversi dovuti alla vaccinazione, per par condicio io non ti curo, perché ovviamente se te lo sei fatto e doveva essere ovviamente innocuo, se hai delle controindicazioni ovviamente non vieni curato. E a questo punto cosa succede? Sempre uno contro l'altro e andiamo alla famosa legge del taglione, dove crea semplicemente zoppi e ciechi, perché occhio per occhio, dente per dente, alla fine noi non facciamo altro che creare storpi e ciechi. L'altro spunto di riflessione che voglio buttare lì anche per tutti i nostri ascoltatori è il discorso in teoria un Presidente della Repubblica dovrebbe governare col principio del buon padre di famiglia. A questo punto io dico, ma il vostro buon padre di famiglia com'è? Cioè è un padre che vi obbliga a fare sempre solo quello che vuole lui, altrimenti vi mette in punizione? Io posso dire che mio padre non è stato così e non lo è tuttora, perché ovviamente mio padre è sempre mio padre, quindi ovviamente mi dà dei consigli, ma non è che mi dice o fai così altrimenti ti metto in punizione. Cioè io invece noto che ci sono dei presidenti della Repubblica o comunque dei governatori, chiamiamoli così, di varie nazioni, che oggi o fai come ti dico io o ti metto in punizione. Cioè questo è quello che io sto notando, e lascio lo spunto di riflessione sia ai nostri ascoltatori sia magari se volete poi a approfondire anche questa cosa tu e Marco. Guarda, Marco, ti riaggiungiamo allo streaming. Provo a fare quella famosa domanda che volevo fare al nostro pubblico per far capire quanto sia importante quello che sta facendo Maurizio, che non sia tanto per passare un po' di tempo in altro modo. Anche tutti quelli che ora giubilano addirittura della privazione di libertà fondamentali come banalmente andare a lavorare, potersi guadagnare il pane, poter andare a scuola, poter fare delle cose veramente base, cioè qui non si sta più parlando di andare al ristorante, di farsi l'aperitivo, cioè qui si sta parlando di vivere. Cioè uno che non può lavorare, non può curarsi e non può guadagnarsi il pane, non può andare a scuola o portare i figli a scuola, non è più un essere umano come è definito nella nostra Costituzione. Visto che ci sono anche molti che giubilano in questo momento, che dicono, ah, bene, così impari. Ecco, io vorrei fare una domanda molto pragmatica, visto che notoriamente l'Italia non è la Svizzera, quindi diciamo sappiamo che storicamente non funziona sempre tutto perfettamente. A uno di tutti questi detentori del sacro stemma, se domani mattina, per un motivo qualsiasi, il vostro sacro stemma smettesse di funzionare, perché c'è un difetto di lettura, perché c'è un difetto nel software, perché hanno fatto casino a inserire i dati, ecco, voi che fate? Ve ne fate in altre due? A chi vi rivolgete in un momento dove nessuno sta capendo niente? Siete disposti a essere spenti fisicamente come persone potenzialmente con un click? Perché quel certificato, quel QR code vi fa giubilare fino a che il lettore di quel QR code dà verde. Immaginate che da domani mattina in poi non dia più verde per un malfunzionamento, perché qualcuno che poteva farlo vi vuole male e così via.
Ecco, a quel punto che fate? E siamo sempre lì. Domani mattina per avere il sacrostemma vi dicono che serve il terzo, il quarto, il quinto richiamo. Quanti siete disposti a farne? In modo libero, perché poi siamo sempre lì. Se una persona vuole farlo, reputa che le condizioni siano tali da avere più benefici che problemi, non solo può, ma deve essere messo nelle migliori condizioni possibili di poterlo fare. Ma tutte le altre persone completamente sane e a rischio quasi zero, che invece se lo sono fatto sotto ricatto, non perché volessero farselo, quanti siete disposti a farvene? A quale di queste richieste finalmente arriverà un no, e mo basta? Perché poi una volta che questa cosa ce l'hanno tutti e il mondo funziona così, a quel punto tornerete da questa parte. Ma non so se si farà ancora in tempo a recuperare il tutto. Quindi, ripeto la premessa, ricordatevi che l'Italia non è mai stata la Svizzera, quindi magari pensiamoci meglio. Ecco Marco, sì, io vorrei appunto far riflettere su tutto questo e voglio ovviamente però puntualizzare per l'ennesima volta che noi non siamo né pro né contro, siamo per la libertà di scelta. Infatti tu hai detto una frase molto interessante che è come siete disposti a farlo liberamente, cioè per vostra scelta. Maurizio, voglio lasciare a te un punto di riflessione su questo. Avete detto tutto, avete detto che meglio non si poteva, ci tengo anch'io a ribadire, noi siamo per la libertà di scelta, ovviamente proviamo anche a far riflettere su alcuni elementi che certo non supportano le tesi che vi vengono vendute, ma mica stiamo a fare la campagna contro quelli che si vaccinano, anzi un po' affranti osserviamo che stanno mettendo i cittadini italiani gli uni contro gli altri e questo è preoccupante, è inquieta ed è pericoloso. Non aggiungo altro, io mi auguro solo, grazie per aver definito importante questa azione non violenta, ma adesso davvero con spirito di dialogo, spes contra spam, io voglio provare ad aiutare il mio Presidente della Repubblica, perché rappresenta una istituzione importante di questo Paese, spero di dargli un piccolo aiuto per riflettere su alcune cose che ho provato a sottoporre alla sua attenzione. Mi auguro che voglia accogliere questi spunti e questa la finalità dell'azione che ho ripreso, ma sottolineando però, Presidente, democrazia è conoscere per deliberare. E questo ci ricorda un grande Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, quello delle prediche inutili, quello delle prediche della domenica, grande presidente di questo nostro paese, Luigi Einaudi, ecco appunto conoscere per deliberare. Democrazia è conoscere per deliberare. Presidente, in questo paese, in questo frangente, nel corso di questa emergenza sanitaria e democratica, si è consumato un attentato e si sta consumando un attentato ai diritti politici delle persone. Questo è un reato da codice penale, perché è l'articolo 294 del codice penale. Grazie veramente Maurizio anche per questo ultimo appunto che hai dato, che è molto molto importante, anche l'articolo ovviamente che tu hai citato. Io prima di concludere però vorrei chiedere a Marco se è possibile mettere un attimo la locandina che abbiamo creato per questa intervista, perché vorrei far notare una cosa. Eccola qua. Allora, noi abbiamo una locandina qua con la foto di Maurizio che tiene in mano un cartello molto interessante.
Ricordiamo che Maurizio ovviamente ha ripreso lo sciopero della fame, come abbiamo detto all'inizio, in questa sempre forma di protesta pacifica e gandhiana, come la chiamiamo noi. Ma ricordiamoci che la fame di democrazia, giustizia, diritti umani, conoscenza e verità non è ancora appagata. Ma questo non solamente per Maurizio, che sta rappresentando ovviamente molti italiani. Come Maurizio, scusami. È nostra, è tua, è di Marco, è la nostra. Esatto, di tantissimi italiani che ovviamente, anzi io potrei dire forse della maggior parte degli italiani che vogliono questo, anche se a volte magari non lo esternano per tutta una serie di motivazioni. Ecco, quindi quello che noi stiamo cercando di fare, insieme a tante altre persone ovviamente che hanno il coraggio di mettersi in prima linea, è proprio questo, quello di continuare a cercare la giustizia, la verità ovviamente sostenere i diritti umani e civili di tutti quanti. Io a questo proposito, prima di chiudere, voglio chiedere a Maurizio se ha un ultimo consiglio, un'ultima frase da dire ai nostri ascoltatori. Allora, io sono un vigliacco, non vi avevo avvertito, vi leggo una bellissima poesia di Edoardo De Filippo in napoletano, e questa poesia si intitola Pensieri miei, i miei pensieri, i nostri pensieri. Pensieri miei, lavatevi sti panni, stracciatevi cammisi e ascite a nura. Si non tenete in abito sicuro, tanta vestite che una vita fa. Manatevi spugliate miesa via e si facite folla camminate. Si sentite strillare, non vi fermate, no pensiero spugliate, che ste fa? Corrite in coppa cima in una montagna e quando i piedi si sono consumate, un'anima e coraggio e vi menate, inserrando all'occhio, prima vi menate. Che vi trovano a nulla, non fa niente, ci sta sempre notizie che hanno uscito, che non lo dice, che rimane muto e che vi veste. Prima e va a terra. È una bellissima poesia, è una bellissima metafora. I nostri pensieri, i tuoi Serena, quelli di Marco, quelli del movimento Roosevelt, quelli dei cittadini di questo paese, i pensieri che i cittadini di questo paese non possono ascoltare perché c'è un'opera di squadrismo e di censura, signor Presidente della Repubblica, inaccettabile, che non onora la nostra Repubblica e la nostra Costituzione. Grazie di cuore Maurizio anche per questo. Io quindi prima di salutarvi voglio anche ricordare ai nostri ascoltatori che nella descrizione del video poi metteremo anche il link per poter andare a leggere la lettera aperta che Maurizio ha scritto al presidente Mattarella, quindi lo potete trovare ovviamente in descrizione. Chiedo a tutti coloro che ci ascoltano se vi è piaciuto ovviamente. Marco, auguri. Grazie. Grazie mille. Se vi è piaciuto questo video, ovviamente di mettere un like, iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella come state vedendo, in maniera da rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti. Ovviamente, grazie di cuore ancora a Maurizio Bolognetti. Grazie ovviamente a Marco e rinnoviamo gli auguri. Non diciamo l'età, ovviamente. No. Se non dire che sono meno di 70 però. Beh, ok, perfetto. Grazie ovviamente a tutti voi che siete sempre con noi, che siete stati con noi oggi e che sarete con noi anche in futuro. Buona giornata a tutti e buon pensiero critico con MRTV. Sigla.